Sono Nadia e questa è Voce Viva, un podcast di storie che contano. Ciao, bentornata o bentornata in questo nuovo episodio di Voce Viva. Nella puntata precedente abbiamo parlato di quei momenti in cui la vita sembra metterti con le spalle al muro. L'abbiamo fatto attraverso la storia di Marco, un uomo che ha perso il lavoro e che proprio da quella perdita ha scoperto una versione di sé che non conosceva ancora. Oggi voglio restare su quel tema, ma fare un passo più in profondità. Perché dietro a storie come quelle di Marco c'è una parola che usiamo spesso, a volte troppo facilmente, senza fermarci davvero a capirla. Quella parola è resilienza. La sentiamo ovunque. Sii resiliente, devi essere più resiliente, ce la farai perché sei forte. Ma cosa significa davvero essere resilienti? È resistere a tutto senza mai spezzarsi? È davvero andare avanti anche quando fa male? E non fermarsi mai? O forse la resilienza è qualcosa di molto più umano, più fragile, più vero? Oggi voglio parlarne proprio con te, senza frasi fatte, senza maschere. Come se le persone resilienti fossero quelle che non crollano mai, quelle che non piangono, quelle che tengono duro sempre. Ma questa idea è profondamente sbagliata e a volte anche dannosa. La resilienza non è non sentire dolore, non avere paura, non cadere mai. La resilienza non è forza continua, non è sorridere mentre dentro stai a pezzi, non è fingere che vada tutto bene. La vera resilienza inizia esattamente nel momento in cui ammetti che qualcosa fa male, che non ce la fai come prima, che sei stanco, sei confuso, sei fragile. Essere resilienti non significa essere invincibili, significa essere onesti con se stessi. E questo paradossalmente richiede moltissimo coraggio. C'è un'altra cosa importante da dire. La resilienza non è un talento innato, non è qualcosa che o ce l'hai o non ce l'hai, è un processo che si costruisce nel tempo attraverso tentativi, errori, cadute e anche regressi. Pensa a Marco, nella puntata precedente. Non è diventato resiliente il giorno del licenziamento, anzi, in quel momento era perso, spento, bloccato. La resilienza di Marco non è stata non cadere, è stata fermarsi, ascoltare quello che stava provando e poi lentamente fare una piccola scelta diversa. Un sito web, un passo minuscolo, un tentativo senza garanzie. La resilienza non è il grande salto, è il piccolo movimento che fai quando sei fermo da troppo tempo. È dire non so ancora dove sto andando, ma so che non voglio restare qui. Una persona resiliente non è quella che non cade, è quella che prima o poi si fa una domanda fondamentalmente, non perché mi sta succedendo qualcosa o perché mi sta succedendo questo, ma cosa posso fare adesso con quello che ho, con quello che sono. La resilienza vive qui, nel presente, non nel passato che non puoi cambiare e nemmeno in un futuro perfetto che ancora non esiste. Vive nell'adesso. Essere resilienti significa concedersi il tempo di soffrire, non giudicarsi per la propria fatica, accettare che cambiare direzione non è fallire. A volte la resilienza è chiedere aiuto, a volte è fermarsi, a volte è dire basta, a volte è anche ricominciare da zero. Non c'è una forma giusta, c'è solo la forma vera, quella che ti permette di restare in contatto con te stesso. Se stai ascoltando questo episodio e stai vivendo un momento difficile, voglio dirti una cosa importante. Non devi essere forte oggi, non devi avere risposte, non devi sapere già come andrà a finire. La resilienza non ti chiede di correre, ti chiede di restare. Restare con quello che provi, restare con le domande, restare con te. E quando sarà il momento, fare un passo, anche piccolo, anche incerto. Come Marco, come tante persone che non hanno scelto la crisi, ma hanno scelto cosa farne dopo. Vorrei chiudere questa puntata con una riflessione semplice ma potente. La resilienza non è diventare qualcun altro, è tornare a te stesso, dopo che qualcosa ti ha allontanato. È ricordarti chi sei, anche quando tutto quello che avevi costruito non c'è più. La domanda che voglio lasciarti oggi è questa.
In che modo stai cercando di essere resiliente anche se non te ne rendi conto? Magari stai resistendo, riposando o ricominciando piano. Qualunque sia la tua risposta, va bene così. Grazie per aver condiviso questo tempo con me. Grazie per aver ascoltato Voce Viva. Io sono Nadia e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao.